Aggiornamento di calciomercato Inter in questo lunedì che apre una settimana che ci porta alla nuova Serie A 26-27. Finalmente ci siamo. Le rivali dell'Inter si stanno muovendo proprio in queste ore, anzi, novità proprio dell'ultima ora tra la Juventus, la Roma e non soltanto, ma ne riparleremo. Soprattutto però attenzione all'Inter, signori, perché entriamo in una fase davvero di fuoco. Ufficiale il nostro Jet Spence, l'abbiamo ribattezzato così l'altro giorno in diretta, il jet sulla fascia. Non so se vi piace, è stato annunciato nel weekend mentre eravamo in diretta qui su Passione Inter. Ora è il momento però dell'assalto finale al grande colpo che può davvero alzare ancora il livello dell'Inter, soprattutto in ambito europeo e non soltanto. E poi c'è spazio anche per una possibile sorpresa finale, anche se non sono troppo d'accordo con alcune analisi, alcune esigenze che ho visto palesarsi, ecco, nei commenti di molti di voi. Però ne parliamo in questo contenuto. Allora ben ritrovati amiche e amici interisti, vi invito a lasciare un mi piace se non l'hai ancora fatto, proprio tu iscriviti al canale, mi raccomando, clic qui sotto sul tasto iscriviti e vi aspetto poi nel club. Qui il QR code da inquadrare stasera, come ogni lunedì dalle 22, appuntamento con la chat vocale dove i nostri soci del club aprono i microfoni e parlano con me, con Simone, con Romina che tornerà. Romina domani la aspettiamo qui su Passione Inter per tutti gli aggiornamenti chiaramente del club di Passione Inter. Allora, parliamo di mercato. Quali sono le priorità, le notizie soprattutto e perché si entra in una fase di fuoco? Perché Curtis Jones ha aspettato e aspetta tuttora l'Inter, è stato paziente per mesi, è stato lì in attesa. Tutta l'estate l'Inter lo ha tenuto in caldo, gli ha fatto sentire comunque di essere ancora interessato, di essere vivo e che ci sarebbe tornata su Curtis Jones, come è stato per Spence. L'Inter ha atteso il momento giusto, quello in cui si poteva fare l'affondo migliore alle condizioni giuste e il momento giusto ora è arrivato anche per Curtis Jones subito dopo Jed Spence. Jones ha saltato la terza amichevole consecutiva con il Liverpool, ufficialmente da quello che ci dicono è un problema all'anca. Sappiamo però che ci sono motivazioni di mercato, c'è stata anche qualche frizione, poi in alcuni casi rientrati e non solo, comunque un giocatore che vuole uscire, vuole l'Inter e nel frattempo continua a lanciare questi messaggi con segui i calciatori dell'Inter sui social, lascia mi piace a tutti i vari post. Diciamo che ecco, interpretando i famosi indizi social, la volontà di Curtis Jones sembra piuttosto evidente. In un momento in cui tanti calciatori stanno lanciando messaggi social in procinto di cambiare squadra, da quello che succede per esempio con Fofana al Milan, con Nuno Tavares alla Lazio, con lo stesso Maignan da tenere d'occhio. Ecco, più che i messaggi social però ci interessano i messaggi reali, veri e propri di mercato e quindi l'Inter, una volta completato l'acquisto di Spence ora ha la priorità di andare a completare il reparto dei centrocampisti dopo aver completato gli esterni e quindi si apre la settimana in cui parte l'affondo finale su Curtis Jones. L'altro giorno qui su Passione Inter ho detto: certo, se partisse anche Luis Enrique ti darebbe un'altra spinta ulteriore per arrivare a Curtis Jones. Però ho detto questo, non ho mai detto, come qualcuno invece ha interpretato nei commenti, serve anche l'uscita di Luis Enrique per arrivare a Curtis Jones. Questo lo ha scritto qualcuno sui giornali, ma è una cosa che per me non ha molto senso. Anzi, la sensazione più condivisa che vi posso anche riportare è che a metà di questa settimana, a prescindere da quello che succede su Luis Enrique, ci sarà un nuovo contatto diretto tra Inter e Liverpool anche tramite gli intermediari stessi che lavorano con Curtis Jones per lavorare ad un accordo per portare appunto il centrocampista inglese di 25 anni all'Inter. Un giocatore che ha un ingaggio sostenibile per l'Inter, in linea con le cifre che vuole spendere l'Inter anche per quanto riguarda quindi lo stipendio del calciatore. Si tratta soprattutto per abbassare la richiesta del Liverpool attorno ai 35 milioni di euro, magari anche qualcosa in meno. E qualcuno sta storcendo il naso da quello che mi ha scritto per vari motivi su questo giocatore su cui io mi sono speso tanto. In realtà già da oltre un mese, anzi 2 mesi fa, avevo pubblicato un contenuto in cui spiegavo come secondo me Curtis Jones può alzare il livello dell'Inter. E si storce il naso intanto perché qualcuno dice però se fosse così forte gli altri club inglesi non ci sarebbero andati prima dell'Inter o il Liverpool non l'avrebbe venduto. Faccio notare che siamo l'Inter. Faccio notare che in questo momento l'Inter è tra le top 10 squadre europee.
sicuramente tra le top 10, non voglio esagerare nel dire tra le top 5, ma è una squadra candidatissima in primissima fila, come ribadirò tra poco, per il campionato italiano, con delle ambizioni anche europee, che si sta aprendo a questo mercato inglese e ha le condizioni ideali per accogliere un calciatore che vuole evolvere e vuole anche vincere, cosa che in questo Liverpool forse non è così semplice e immediato come invece potrebbe esserlo nell'Inter. Seconda cosa, per questo ragionamento del se fosse forte non lo venderebbero eccetera, allora non ci sarebbe nessun trasferimento, perché chi vende calciatori forti e chi compra calciatori scarsi, non esisterebbe il calciomercato. Esistono calciatori funzionali che da una parte non funzionano, da una parte sì, altrimenti il Real Madrid non ci avrebbe venduto Wesley Sneijder, o il Barcellona non ci avrebbe dato Samuel Eto'o, oppure Lautaro, Barella, Bastoni, questi sono calciatori scarsi? No, eppure li abbiamo comprati. E sulla cifra, 35 milioni per un giocatore che va in scadenza di contratto nel 2027, sarà a libero a parametro zero tra un anno, sono tanti, assolutamente sì. È però anche il mercato che porta a questo, cioè, okay che va a zero tra un anno, ma se il giocatore ti serve oggi, come ti serve oggi Jones, e tra un anno rischi anche che si possano inserire club con la possibilità di proporre ingaggi più alti, devi anche un po' scendere a queste condizioni qua. Lo stiamo vedendo tra l'altro proprio in queste ore, come dicevo, con Lukumi che va alla Juventus. Sapevamo già da mesi che il Lukumi voleva andar via dal Bologna, sapevamo già da mesi che non avrebbe rinnovato il contratto in scadenza nel 2027, aveva una clausola rescissoria da 20 milioni, da 28 milioni di euro, la Juventus lo va a comprare per 22 milioni. Avevano bisogno di un difensore subito, volevano Lukumi, Lukumi voleva la Juve, eppure comunque hanno pagato 22 milioni per un giocatore che tra un anno sarebbe a zero, con una clausola da 28 per un difensore, tra l'altro. Tra le altre cose, la Juventus sta andando adesso a prendere Vicario per la Porta, dopo aver trattato centinaia di portieri differenti, aveva tenuto sempre Vicario in stand-by lì come ipotesi e alla fine hanno scelto lui. Una serie di acquisti che completano un pochino la squadra, secondo me la Juventus, ma non alzano il livello fino al portarla ad essere rivale dell'Inter in questo momento. Il Milan, prima di poter andare a fare gli ultimi acquisti tra difensore, esterno, un attaccante, deve piazzare almeno 7 calciatori in uscita, deve gestire varie situazioni da Maignan, soprattutto al caso Leao, che rimane comunque un giocatore in uscita. Per me il Napoli è sempre quello da tener d'occhio, la rivale vera e propria, soprattutto visto che sta completando anche ora un arrivo importante dalla Premier League con Badiashile in difesa, Favasuli sull'esterno. Davanti stanno creando lo spazio per Gabriel Jesus, che non è più quel Gabriel Jesus di qualche anno fa, però quella strategia del Napoli che va a prendere calciatori dalla Premier League abbiamo visto che funziona molto bene in Serie A, e quindi anche l'Inter secondo me fa benissimo a seguire questa strada. Occhio poi alla Roma, la Roma sta sbloccando la telenovela con il Porto per Rodrigo Mora, che ha assorbito tutte le tensioni e tutte le attenzioni chiaramente del mercato della Roma in questo momento, così come l'Inter, appunto, come dicevo, si è concentrata su Spence, e ora che ha risolto questa grana si può concentrare su Jones. La Roma, se chiude finalmente la questione Mora, potrà concentrarsi poi sugli ultimi ritocchi, tra cui attenzione appunto a Luis Enrique, perché Luis Enrique per la Roma è un'opzione da tenere d'occhio. Non mi risulta, come hanno detto altri, un affare già fatto, finito, addirittura qualcuno ha detto siamo agli accordi o comunque agli ultimi dettagli. A me questa cosa non risulta. Risulta assolutamente che ci siano dei discorsi intavolati tra le parti, se ne sta parlando e non è una pista tramontata, che però è passata un attimo in secondo piano rispetto appunto alla priorità Mora. L'Inter però, per vendere Luis Enrique alla Roma, forse è disposta anche a scendere un po' rispetto ai 30 milioni di valutazione di cui si è parlato in queste ore, ma potrebbe accettare, ecco, di scendere, a patto però di ottenere delle condizioni favorevoli all'Inter, chiaramente. Nel senso, una valutazione da 25 milioni di euro complessivi tra prestito e riscatto, eccetera, può anche essere forse una formula che convince l'Inter, però se tu Roma hai bisogno per motivi di bilancio di fare questa operazione in prestito, il riscatto poi deve essere praticamente garantito. Questo è un po' il senso del discorso, per cui si approfondirà anche questo all'interno di questa settimana. Se parte Luis Enrique, poi che succede all'Inter? Succede che serve un altro acquisto, un altro rinforzo per l'Inter. C'è qualcuno che sta ipotizzando uno scenario alternativo del tipo: va via Luis Enrique, si promuove Bovio, che ha
conquistato un pochino tutti, il difensore nel ritiro estivo, quindi lo si promuove in prima squadra, va nel pacchetto dei difensori e Carlos Augusto a quel punto torna a fare il vice di Marco. Sarebbe una soluzione interna che ti permette di sistemare la rosa senza ulteriori esborsi. L'Inter però sarebbe completa? Assolutamente sì. Qualcuno dice allora a quel punto potreste anche ragionare su un altro acquisto davanti, per esempio. Io continuo a credere, intanto comunque l'Inter, se va via Luis Enrique, ha lo spazio a bilancio anche a livello di liste per fare un altro acquisto e soprattutto credo comunque più probabile l'arrivo non di un attaccante vero e proprio, ma di un esterno con caratteristiche più offensive, cosa che vi dicevo anche la scorsa settimana, perché comunque al di là di Diaby di cui si è parlato tanto, al di là del fatto che è stato proposto un profilo come Nico Gonzalez, l'Inter comunque al di là di questi nomi su dei giocatori di questo tipo si è mossa e come ho sempre detto facevo un po' fatica a immaginare che potessero essere calciatori così offensivi la prima idea dell'Inter per sostituire Dumfries nel momento in cui hai in rosa già Diouf su cui l'esperimento a destra sta funzionando. Quindi a destra stavi lavorando su Spence, affari spenti dopo il primo tentativo durante il mondiale e comunque un giocatore offensivo l'hai valutato, ci hai lavorato. Quindi rimane secondo me questa l'opzione più concreta da seguire per l'Inter. Per cui in settimana ci aspettiamo sviluppi su Aslani in uscita, assolutamente. Questa è la settimana in cui completare la cessione di Aslani. Occhio a Massolen, possibile prestito per il giocatore arrivato dal Modena. In entrata adesso tutto su Jones con l'idea di poter piazzare due colpi, però come detto Jones più un altro se parte Luis Enrique chiaramente. Dicevo, in apertura di un'esigenza che in tanti mi stanno discutendo nei commenti, cioè più che un esterno mi state dicendo perché allora non prendere un quinto attaccante? Siamo scoperti davanti, non abbiamo le garanzie davanti. E credo che l'idea della quinta punta l'abbiamo discussa più volte. Secondo me in alcuni momenti, per esempio anche a gennaio scorso, l'Inter poteva aggiungere un profilo anche low cost. Io in realtà avrei preso più Perisic a gennaio scorso, più che una vera prima punta, un vero attaccante per completare la rosa. Ma al di là di questo, credo che il giudizio sul discorso quinto attaccante sia condizionato in questo momento dal rendimento di Pio Esposito e Bonni che in amichevole non sono stati brillantissimi, diciamolo chiaramente. Il migliore è stato sicuramente Di Marco. Ho visto Barella già in clima campionato, pochi minuti di Lautaro ci hanno fatto capire tante cose già sul capitano, Diouf sicuramente tra i più brillanti. Ho visto un Pavard anche sul pezzo, visto che è sempre al centro del dibattito di mercato, teniamolo sempre d'occhio da qui a fine mercato comunque anche Pavard. Ho visto Bastoni secondo me in crescita, nell'ultimo amichevole ha continuato in questa sua parabola di crescita, Akanji si è ripresentato bene, Stankovic con qualche alto e basso ma per me ha dimostrato di meritarsi questa chance Inter, Sucic subito delle prime luci. Questi sono stati secondo me i migliori oltre a Bovio e dall'altro lato sicuramente Pio Esposito, quello un pochino più indietro, anche Bonni, oltre a Luis Enrique che a me continua a non dare alcun tipo di segnale. Però un paio di riflessioni. Come in tutti i reparti, l'Inter anche in attacco ha i doppi ruoli di cui aveva parlato Chivu, quindi giocatori che possono alternarsi per riempire quelle caselle per 4 posti, per 2 posti ci sono 4 attaccanti. Stiamo parlando di 4 giocatori che hanno guidato l'attacco della squadra che ha chiuso la scorsa stagione con più di 110 gol, 115 in totale se non sbaglio tra tutte le competizioni. E ora stiamo parlando di giocatori che erano anche alla prima stagione all'Inter, 2 giocatori che si affacciavano per la prima volta al palcoscenico del genere. Tra alti e bassi, qualche passaggio così e così, hanno dimostrato però di poterci stare e hanno 20 anni Pio Esposito, quasi 23 non ancora compiuti Bonni. Se parliamo tanto di valorizzare i giovani, eccetera, poi bisogna anche farli giocare, perché poi retrocedere Bonni o Esposito o un nuovo arrivato al ruolo di quinta punta, la quinta punta giocherà molto poco. E per l'attacco è un minutaggio molto diverso, tra l'altro, rispetto a quello del centrocampo, dove alterni di più, dove si corre anche di più e soprattutto sostituisci di più. Davanti l'Inter ha un Lautaro Martinez che se non ha problemi, facciamo tutti gli scongiuri del caso, già di base ti lascia le briciole a livello di minutaggio. Figuriamoci se poi sta bene, è in forma ed è carico come sembra. Poi, come caratteristiche, mi interrogo anche sulle caratteristiche. Qui voglio fare una riflessione con voi che approfondiremo in diretta. Vai a prendere un calciatore, l'idea, quella che diciamo in tanti, è prendiamo un quinto attaccante che abbia caratteristiche molto diverse, un giocatore che aggiunge dribbling, aggiunge gol, aggiunge imprevedibilità. Come lo integri però in questo sistema? Cioè,
L'Inter sta cambiando pelle, sta andando in direzione di una squadra con più intensità di Premier League e più verticalità anche, la riaggressione, un giocatore che punti poi cioè che riaggredisci, riconquisti palla e punti la porta. Però lo sta facendo comunque nel solco del 3-5-2, con delle variazioni, ma nel solco di una squadra che è corale, che abbiamo visto in questi anni giocare appunto di gruppo, con una squadra che è costruita sempre più, scusate, per portare rifornimenti alle punte e attaccanti, non per avere giocate estemporanee imprevedibili negli ultimi 20 metri della punta. Cioè aggiungere un giocatore completamente diverso significa che deve essere talmente forte da giustificare poi anche un cambio di sistema per integrarlo, un cambio rispetto alle idee di questa Inter. A quel punto però un giocatore così forte non penso che costerà 2 spicci e non è semplice muoversi sugli attaccanti a fine agosto. Oppure se vai ad aggiungere un giocatore low cost che ti accetta un ruolo di completamento e ti accetta lui di essere la quinta punta o giocatore da situazioni, ecco, specifiche, a quel punto non è un giocatore che ti cambia il volto della squadra, non è un giocatore che ti alza sensibilmente le ambizioni dell'Inter, un'ambizione dell'Inter che in questo momento parte, lo ripeto, nettamente in prima fila in campionato, con il Napoli che è andato forte, la Roma se si completa vorrà provarci per lo scudetto, così come occhio al Como se punta su Moise Kean, come sembra voler fare, ma la Champions porterà via energie ad entrambe. Milan e Juve le vedo assolutamente dietro in questo momento e quindi questa situazione di vantaggio che ha l'Inter sì, in Italia in questo momento ti mette nelle condizioni di poter alzare il tiro anche in Europa. Anzi, dopo Cialanoglu, Zielinski, Mkhitaryan abbiamo sentito anche Stones piuttosto chiaro nel parlare di obiettivo Champions League. Allora, ecco, se mi aggiungi una quinta punta di spessore, allora non ti stai nascondendo, stai annunciando chiaramente l'obiettivo Champions League. Siccome però la vedo difficile, non mi va di illudere nessuno, soprattutto da un punto di vista economico e tecnico, priorità Curtis Jones, uscite di Aslani e Massolen. Probabilmente mi aspetto che ci possa essere l'uscita anche di Luis Enrique, di conseguenza l'arrivo di un esterno con caratteristiche offensive. Il nostro Simone sogna Perisic che all'occorrenza può fare le 2 fasce ed eventualmente anche la seconda punta. Io continuo a sognare Ndoye, ma so che è impossibile, però l'idea può essere un po' quella. Fatemi sapere che ne pensate. Stasera poi in diretta leggo i vostri commenti e ne parliamo insieme. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.